20 aprile 12. Eletti, amici cari, confidate pienamente in me, Gesù. Avrete tutto un anticipo della felicità del paradiso in terra. Sposa cara, piccola mia, se gli uomini capissero quanto sono da me, Gesù, amati, se lo capissero solo un po', avrebbero gioia duratura nel cuore e pace vera nell'anima. Dopo più di 20 secoli dalla mia prima venuta sulla terra, quando già si appressa la seconda venuta, essi ancora non hanno compreso. Essi soffrono, gemono, si disperano perché non hanno capito la grandezza del mio amore. Eppure, sposa cara, la croce è dovunque. Essa è il vessillo del mio amore, immenso. Mi dici Santissimo Gesù, gli uomini sono lenti nel capire, sono di dura cervice. Tu parli in diversi modi e istruisci l'uomo perché cammini per la tua via di luce, ma egli continua nella sua superbia, vuole realizzarsi con le sue forze, vuole farlo, spesso, così e resta deluso e geme. Come far capire che, senza di te, l'uomo può nulla? È come una foglia, che il vento trascina di qua e di là, la sua volontà è debole, le sue forze misere, che può fare così? Può molto, chi confida pienamente in te, Dio, può molto, con te, amore, può tutto. Dolce Gesù, fa sentire ad ognuno la suavità del tuo amore immenso e, nello stesso tempo, la sua potenza. Piccola mia sposa, se l'uomo ascoltasse me che parlo nel suo cuore, che è attento alla mia voce e resta vicino al mio cuore e procede bene verso la meta felice, da me preparata per chi mi ama. Conosco bene le condizioni di ogni uomo, conosco le sue condizioni, i problemi, le fatiche, le debolezze. Ogni uomo è conosciuto da me, meglio di quanto egli conosca se stesso. Ti ricordi le mie parole? Anche i capelli del vostro capo sono contati. Conosco tutto, sposa amata, ogni pensiero della mente, ogni sentimento del cuore, tutto è noto a me, Dio. Se gli uomini si fidassero di me e mi mettessero la vita nelle mani, lasciandosi andare all'onda soave del mio amore, giorno dopo giorno, sarebbero tutti lieti di una gioia profonda e stabile e, in questo modo, andrebbero verso la meta sublime del paradiso. Chi confida pienamente in me, Dio, mai è deluso e dà sempre più di quanto si aspetti. Hai compreso tutto questo, piccola mia? Mi dici dolce amore, tu, Gesù, sei luce, sei via, sei verità. A chi ti ama fai comprendere, perché vive nella tua luce. A chi ti ama fai percorrere la tua strada meravigliosa. A chi ti ama mostri la verità. Gesù adorato, quanto è dolce capire di essere tanto amati da te. Questa è la chiave verso la pace dell'anima e la speranza sempre viva. Concedi questa grazia all'intera umanità presente sulla terra, la grazia di capire la grandezza del tuo amore. Incidi nel cuore, assieme alle tue leggi, anche il segno della croce tua santissima, ognuno l'abbia in sé. Ti adori, Gesù, ti adori, come meriti di essere adorato. Piccola mia sposa, questo proprio voglio fare, questo desidero per ogni uomo, ma occorre che egli lo desideri, fermamente. Chi chiede ottiene sempre, ottiene nel mio tempo e secondo la mia logica. Capisci, amata sposa, che la mia onnipotenza si infrange davanti al muro della libertà? Così è, perché così voglio. Mi dici infinito amore, Santissimo Gesù, ai tuoi piedi ripeto Gesù, confido in te. Confido in te. Confido in te. Lo vorrei dire per ogni uomo della terra, ma ogni uomo deve dirlo per sé. Questa è la tua legge, questa la tua volontà. Dolce Gesù, prima della perfetta giustizia, verso il mondo ci sia la tua infinita misericordia per ogni uomo, proprio per tutti. Sposa amata, così voglio che sia. Chi accoglie la mia misericordia non cade nella rete sottilissima della mia perfetta giustizia. Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, seguite la via di luce, che vi indico in questo tempo di tenebra. Capite, figli amati, capite che non siete soli, non siete assolutamente soli, come, talora, pensate. Voi dite, sovente va tutto male, perché nessuno pensa a noi. Sembra che le cose peggiorino, perché nessuno pone rimedio. Queste parole dite e sospirate a lungo. Figli amati, capite che non è così ogni cosa,
che accade è sotto l'occhio di Dio e nulla può accadere che egli non permetta e non voglia? Sia sereno il vostro cuore, Dio Santissimo conosce ogni cosa, anche i capelli del vostro capo sono contati. Voi dite siamo provati ogni giorno e le forze scemano. Figli amati, questo è tempo di prova, già l'ho detto e lo ripeto, ma non siete soli, Gesù aiuta e sostiene chi a lui si rivolge con grande umiltà. Figli amati, chiedete sempre, così, aiuto a Gesù e l'aiuto verrà non secondo la vostra logica e nel tempo vostro, ma secondo la sua logica e nel suo tempo. Nessuno si senta solo ed abbandonato, perché non lo è. Dio vuole che vi rivolgiate a Lui per aiuto e guida. Mi dice la piccola madre, aiutaci a vincere la nostra stanchezza con la preghiera fervida. Tienici uniti al tuo cuore perché le nostre suppliche siano accolte dall'Altissimo e la preghiera sia gradita a Lui. Figli amati, se pregate con cuore, la vostra preghiera è sempre gradita. Figli cari, lasciatevi andare nell'onda soave dell'amore di Dio. Lasciatevi andare ed avrete la pace e la gioia. Insieme, cuore con cuore, adoriamo Gesù. Biamo tutti. Ti amo, angelo mio,